Oggi prepariamo una ricetta vintage che va a cavallo tra gli anni 90 e 2000, piaceva tantissimo a me e anche a mio fratello, è il filetto al pepe verde. Ve lo ricordate? Sono sicura di sì. Bei filettoni di carne, pepe verde in salamoia. Allora iniziamo con il legare i filetti. Spago da cucina, lo trovate tranquillamente al supermercato. Perché? Perché bisogna tenerli in forma. Quindi prendete un filetto, questi sono belli grossi, se volete si possono prendere anche un po' più piccolini a seconda della vostra fame, e bisogna legarli, vedete, qui al centro. Facciamo magari una doppia legatura, quindi in questo modo stringete bene, perché li dobbiamo legare per tenerli belli rotondi. Altrimenti se non li legate poi in cottura si deformano un pochino, invece in questo modo li teniamo belli tondi così. Quindi semplicemente facendo un paio di nodi tagliamo il filo, vedete? Semplicissimo, guardate come rimangono belli tondi così. Se c'è qualche parte in più che vedete spuntare si può tagliare. Ecco, cominciate così, guardate come diventano subito tondi legandoli e stringendoli soprattutto. Doppio nodino qui ed ecco il vostro filetto bello tondo. Visto? Prima cosa da fare. Seconda cosa da fare, questo è pepe verde che trovate, guardate, in salamoia, quindi vedete, sembra che ci sia dell'acqua dentro. Lo scolate bene e poi lo mettete sopra al filetto e lo premete in questo modo perché deve aderire alla carne, così, da una parte e dall'altra, fate questa cosa. Ecco qua, lo girate e fate la stessa cosa dall'altra parte, quindi lo schiacciate in modo che entri dentro la carne. Così poi quando lo mettiamo in padella a cuocere la carne si insaporisce. Adesso le lasciamo un attimo qui perché come contorno prepariamo delle patate molto semplici, però le mettiamo già in padella adesso a cuocere molto lentamente, così quando il filetto è pronto abbiamo anche il nostro contorno. E intanto ci dedichiamo alle patate che andiamo a sbucciare. Sbucciamo patate e le tagliamo a spicchi. Io adesso taglio le patate tipo un po' a spicchi, non troppo ovviamente spessi. Sto utilizzando un tegame moneta in fine grass, quindi è grass micronizzato. Metto poco olio proprio perché è antiaderente, quindi non serve troppo olio. C'è una diffusione anche del calore perfetta, antigraffio tra l'altro. Ecco, adesso mettiamo dentro le erbe aromatiche. Mettiamo anche un po' di sale e lasciamo cuocere in modo molto delicato, insomma, senza fiamma troppo alta. Ogni tanto diamo una mescolata, così che quando abbiamo finito di cuocere i nostri filetti ci ritroviamo anche le patate, diciamo, pronte come accompagnamento ai filetti. Qui abbiamo i nostri filetti di manzo, vedete che sono belli scuri, quindi carne bella sanguigna. Cosa facciamo? Adesso scaldiamo qui la nostra padella, abbiamo del burro chiarificato, quindi cominciamo a farlo sciogliere. Adesso facciamo cuocere almeno 3-4 minuti per lato, poi dipende come ci piace il nostro filetto, se lo vogliamo bello al sangue, se lo vogliamo di media cottura.
intanto prendiamo il burro chiarificato e nappiamo la superficie del filetto, così intanto si cuoce anche la parte superiore prima di appunto girarlo. Diamo anche una girata alle nostre patate in modo che diventano belle rosolate su tutti i lati e continuiamo a nappare i filetti. Ecco, adesso li giro dalla parte opposta e li lasciamo altri 3 minuti. Allora, togliamo i filetti dalla padella e nel fondo aggiungiamo la senape, il brandy e la panna. Quindi nel fondo di cottura, dove abbiamo cotto i filetti, aggiungiamo il brandy, la senape, la panna e adesso lasciamo un attimino addensare. Niente paura anche se usate un cucchiaio perché la superficie è completamente antigraffio. Ecco che si sta addensando, d'altra parte poi con la panna si addensa subitissimo il sugo, la salsa anzi. Rimettiamo dentro i nostri filetti, ma proprio un minuto. Anche il sughetto che era rimasto nel piatto. E ci siamo. Il nostro filetto al pepe verde è già pronto. Lo nappiamo con il sugo. Avete visto che il pepe verde è rimasto attaccato alla carne. Le patate sono pronte, quindi possiamo già impiattare. Beh, innanzitutto togliamo lo spago, che è sempre meglio evitare di lasciarlo attaccato al filetto. Ecco, ricordatevi di toglierlo prima di portarlo in tavola. Poi ci mettiamo un bel po' di cremina intorno che male non fa. Che dite? Vintage sarà anche vintage, però secondo me la sua figura la fa. Che dite? Io volevo anche ringraziare Pentole Moneta perché mi ha omaggiato di questa bellissima pentola che è una pentola che si rifà agli anni 60. Mi è stata omaggiata per i 150 anni di Pentole Moneta, insomma, che è un'azienda leader nel settore, è bellissima. Non la trovate in commercio purtroppo, perché sarebbe stato bello comprarla, perché è una pentola molto bella anche da portare in tavola con dentro una pietanza. E niente, rifate il vostro filetto al pepe verde con le patate se riuscite, perché è un piatto molto buono che ancora oggi secondo me vale la pena rifare.